cose nell'orecchio. Ah, cazzo. Sono tagliato. Oh, grazie. Prego. Grazie. Cos'è oceano per te? Oceano è libertà, secondo me. Sì. È libertà. Oceano in senso mare è qualcosa di infinito, no? Bravo. Tu cosa pensi invece di oceano? Io faccio le domande. Io voglio anche capire no, cos'è io per te faccio le oceano. domande, dai. Va bene. Cos'è per te casa oceano? È famiglia. Siamo una grande famiglia e come tutte le grandi famiglie ci si litiga, ci si fa pace, qualche volta ci si arrabbia perché magari fa anche parte del gioco, no? Sì. Però- Quindi per te è una famiglia, nient'altro. Certo, nient'altro, famiglia. dire famiglia è dire tutto. Allora, praticamente la coreografia è nata come una sorta di simbolo che rappresenta appunto la nascita di qualcosa o di qualcuno. E infatti nel primo pezzo si vede proprio la nascita, che in senso figurato è appunto la nascita, in senso concreto sarebbe un parto. Poi c'è la prima fase di vita, quella dei primi anni di vita, dove appunto si vede che si è sempre per terra perché si cominciano a fare sempre le prime cose, come ad esempio camminare, parlare, giocare, eccetera eccetera. E poi si cresce sempre di più fino ad arrivare al sostegno, che sarebbe appunto il tessuto, che all'inizio è una sorta di cordone ombelicale. Vedere crescere i ragazzi, cercare insieme a loro le loro potenzialità e anche capire quali sono i loro difetti e come lavorarci è stato molto bello. Comunità Zappora, comunità bella. Sì, comunità buona, comunità famiglia nuova, buonissimo, bellissimo. Ti piace? Sì, Tanto? sì. Allora, no. Vai. Parla te. Com'è il mare? Com'è il mare? Fa schifo il mare. Fa schifo? Sì. Sei innamorato? No, non ancora. Non ancora. Ho fatto prima mia, seconda media, terza media, poi ho fatto delle cazzate, sono andato in carcere, Bisceglie di Beccaria, poi mi hanno trasferito in comunità, a Lodi, Casa Oceano, famiglia nuova. Ma stai vivendo una relazione? Sì. E come vivere una relazione di affetto stando comunque in una comunità? Più proibitiva? Allora, io fuori da Oceano mi immagino semplicemente all'università studiando con un lavoro saldato, questo appena fuori dalla comunità. E sicuramente meno libero. Contando che anche lei è in comunità, quindi... Però non cambia più di tanto. Un pochino, ci vediamo un po' di meno, però non è un problema.
Dall'altra parte però è davvero molto difficile, nel senso che si ha a che fare con una fragilità e una sofferenza alle volte difficile da portarsi a casa, difficile da affrontare con loro e con noi stessi, perché alla fine le loro fragilità mettono di fronte a noi anche le nostre e quindi richiedono una messa in discussione costante e quotidiana. L'inizio è una sorta di cordone ombelicale e poi diventa una sorta di corda dove ci si appoggia e rappresenta i parenti, gli amici, i familiari che appunto ti sostengono in questi periodi di vita, che tu crescendo vai sempre di più a cercare, perché devi cercare l'esempio, un aiuto, consigli e via vai. Quindi si è sempre più vicini, si è sempre più propensi ad andare da persone più grandi per imparare, e poi man mano che si cresce alla fine si vede che c'è proprio la parte di distacco dove si è adulti, autonomi, si riesce a fare più cose il possibile e quindi non si ha bisogno di questo sostegno.